Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, ho qui un amichetto che adesso vi andrò a presentare. Sono stato contattato da questa azienda che produce appunto zaini, la Tollacea, e mi hanno chiesto se volevo uno zaino da recensire. Come vedete ho lasciato questo, il talloncino, ora vi faccio vedere perché l'ho lasciato, e niente, adesso sistemo un po' meglio la telecamera e iniziamo a vedere com'è questo zaino. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina qui giù delle notifiche perché presto arriveranno altri video, mettete un pollice in su per spingere l'algoritmo di YouTube e niente, rimanete con me che tra 5 secondi precisi arriviamo. Andiamo. Quindi ragazzi, iniziamo la recensione di questo bellissimo zaino. Intanto volevo farvi vedere il talloncino che viene agganciato qui allo zaino quando vi arriva. Qui c'è un codice QR dove vi dà un'estensione di garanzia, quindi 1 anno più 1 o 2 anni di garanzia del prodotto. Poi qua vi dice anche che ha 10 tasche ed è 100% in materiale riciclato. Va bene, andiamo a vedere lo zaino. Come vedete, magari mi avvicino un po', ecco qui, eccolo qui. Allora, sul frontale dello zaino potete notare subito che ha questi anelli dove poter agganciare oggetti. In tutto sono 8, 2 sotto, 2 sopra e 2 al lato. E poi abbiamo vari attacchi molle sia qui che qui sotto, dove poter, io ho adesso, per farvi un esempio, vi ho attaccato questi moschettoni. Poi qui abbiamo una cerniera che, come potete vedere, è veramente massiccia, scorre benissimo. Vabbè, però per gli scomparti li vediamo dopo. Poi andiamo qui sul fianco, qui si notano subito le 2 maniglie per prenderle come un borsone, poi le cinghie di compressione, 1 e 2 per poter compattare al meglio lo zaino, e ne abbiamo 2 di qui e 2 di qui. Visto che siamo da questa parte, vi faccio vedere anche il posto per una borraccia, per un ombrello, quello che volete mettere, che ha un elastico, cioè si adatta facilmente a quello che mettete dentro. Poi, ritornando da questa parte, cosa molto interessante è qui
questo sportellino qui. Questo praticamente non è altro che delle pratiche, ecco qua. E qui troviamo una USB di tipo A e una USB Type-C per ricaricare appunto i nostri device cellulari o altro. Dentro c'è un cavo che va dentro in una tasca dove riporre appunto un power bank che è collegato qui e ci consente di ricaricare i nostri device. Dalla parte superiore abbiamo un'altra pratica maniglia, le cuciture devo dire sono fatte veramente bene. Poi andiamo nella parte posteriore dove troviamo due spallacci, come potete notare imbottiti, traspiranti, anche qui quello che poggia alla schiena è traspirante. Poi qui abbiamo un bottoncino che praticamente apre questa tasca posteriore. Questa serve appunto per togliere gli spallacci, metterli, riporli qua dentro e portarla come valigetta. Per togliere gli spallacci, qui sotto, ecco qui, questo qui si sgancia. Magari vi avvicino un attimo così ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Ecco qui, come vi dicevo, questo qui si sgancia molto facilmente. Basta premere, tirare giù la linguetta, ecco qui, e lui si è tolto. Ed eccolo qui. Poi quando si rinfila dentro, basta spingere e lui va in chiusura così. Veramente, veramente easy. Aprire la stessa cosa. Si apre, si mette il passante e si va a richiudere. Ecco qua. E si è chiuso. Poi andiamo avanti. Quindi andando avanti, intanto vi faccio vedere come lo spallaccio viene riposto. Non lasciamo nulla al caso. Ecco qui. Perciò si stacca lo spallaccio e si va ad infilare qua dentro e lui va a sparire nello schienale. Stessa cosa si fa con questo qui. Riattacchiamo lo spallaccio rapidamente, voilà. Poi negli spallacci abbiamo questi due nastrini cadarifrangenti, qui ha due cinghie per regolarle una volta indossato lo zaino alle spalle. Qui abbiamo la cinghia pettorale con un elastico per non dar fastidio e nella fibbia che chiude c'è anche un fischietto. Poi e nella parte in basso abbiamo una cinghia lombare che serve per distribuire meglio il peso. Una volta indossata si stringe, questa rimane, essendo da due parti regolabile, rimane al centro e vi aiuta a distribuire meglio il peso sulla schiena dello zaino. Dopo, nella parte superiore abbiamo l'altra maniglia. E niente, adesso siccome lo zaino è pieno mi viene difficoltoso farvi vedere tutte le tasche interne, quindi cosa facciamo? Andiamo a casa, lo svuotiamo di quello che c'è all'interno e torniamo qui con lo zaino vuoto e continuiamo a ispezionare bene lo zaino. Andiamo. Bene ragazzi, eccoci qui rientrati con il nostro bellissimo zaino della Dolacea. Adesso lo andiamo a svuotare, così vi faccio vedere quanta roba sono riuscito a farci entrare. Ovviamente, come vedete, ancora non è pienissimo. Ho giusto messo qualcosa per simulare quello che potrebbe entrare. Tra l'altro non ho neanche allargato lo zaino del 10%, sì, perché questo zaino, come vi avrò già detto, ha una cerniera che, aprendola, estende lo zaino di un altro 10%, quindi da 45 arriviamo a 50 litri. Al momento è nella versione ristretta, quella da 45 litri. Apriamolo, mettiamo tutto sul tavolo e vediamo cosa sono riuscito a mettere dentro. Apriamo la cerniera superiore, che come vedete le cerniere scorrono benissimo. E qua abbiamo messo un po' di roba
da bagno, profumo, deodorante. Questo qui, cosa veramente ottima, è impermeabile. Quando si chiude resta impermeabile, perciò se dentro una confezione o qualcosa si dovesse malauguratamente aprire, comunque non va a macchiare i vestiti che ci sono dentro. Altra cosa che la Tolacea ha pensato, qui dove c'è il logo, vedete, non so se riuscite a vederlo, è traforato. In pratica l'aria riesce a passare, così se dovesse bagnarsi comunque ha uno sfiato di ventilazione per potersi asciugare. Allora abbiamo un giubbottino invernale, poi abbiamo fazzolettini, salviettine umidificate e qui non c'è più niente. Andiamo ad aprire. Qui come vedete ha altri scompartimenti, poi magari ve li faccio vedere meglio quando lo apriamo, quando ritorniamo in campagna con lo zaino vuoto. Qui abbiamo una fascia che riesce a tenere compressi i vestiti. Come vedete ancora questa si può allargare. Allora ho messo qui un pigiama, sia la parte superiore che la parte inferiore. Poi abbiamo due magliette, maniche corte, due maglioncini, mettiamoli qui, spostiamoci. Poi abbiamo una felpa, di quella con il cappuccio, mi sembra, sì, quella con cappuccio. Un'altra felpa sempre di quelle con cappuccio. Poi abbiamo un paio di jeans, un paio di pantaloni cargo, due paia di slip e due di calzini. Ho messo praticamente due di ogni cosa. Qui, come vi dicevo, c'è la porta di ricarica per l'USB, ma questo lo vediamo dopo, quando è svuotato in campagna, più nel dettaglio. Andiamo a chiudere questo per comodità. Chiudiamo anche questa. Come vedete le zip. E andiamo ad aprire qua dietro. Allora, qui abbiamo, intanto qui avevamo la borraccia, da parte. Allora, qui abbiamo il computer, arriva con una custodia per un PC da 17.3 pollici, ecco qui, e dentro abbiamo un PC, il nostro notebook, eccolo qua, lo mettiamo qui, con la sua custodia. Poi abbiamo, ovviamente, i cavi per ricaricare e qui non abbiamo più niente. Chiudiamo. Ovviamente avrei potuto ancora mettere altre cose, infatti poi vi faccio vedere tutte le tasche che compongono appunto questo zaino. Bene, mi sembra che potete vedere quanta roba c'è andata. Qui potevo ancora allargarlo di quel famoso 10%, ecco qui, perciò sarebbero entrate ancora parecchie cose. Va bene ragazzi, niente, ritorniamo in campagna, vediamolo nel dettaglio in ogni sua tasca e poi andremo alle conclusioni finali. Andiamo. Bene ragazzi, eccoci ritornati qui in campagna con lo zaino totalmente svuotato, così adesso vado e vi faccio vedere un po' tutte le caratteristiche dello zaino, sia esterne, rivediamo quelle che vi ho già fatto vedere prima, sia interne. Quindi esternamente, come vi dicevo, ha tutte le cinghie di compressione per andarlo appunto a comprimere quando lo fate bello pieno, per dargli più compattezza. Poi qui troviamo attacchi molle sia qui davanti sia questi occhielli, che come vedete ne abbiamo 8, dove poter attaccare moschettoni, tutto quello che volete. Qui abbiamo per la borraccia, qui altri attacchi molle, stessa cosa da questa parte, abbiamo altri attacchi molle oltre alle due maniglie e alla pratiche porte USB Type-C e tipo A. Poi dalla parte di sopra abbiamo l'altra maniglia, mentre da sotto non abbiamo nulla. Quindi andiamo ad aprire la prima tasca, questa superiore, con la cerniera bella rinforzata, grossa, eccola qui.
E come vi dicevo, qui abbiamo questa parte totalmente impermeabile dove si trova anche il retro del simbolo della tollacea, che è traforato, quindi se mettete un costume, un indumento, un bagnato, una tovaglietta, qualsiasi cosa che sia umida, si riesce ad asciugare e comunque non bagna ciò che c'è all'interno. Qua dentro c'è un ampio spazio, non so se riuscite ad apprezzare. Vi ho aperto appunto qui l'estensione, perciò adesso è in versione 50 litri, giusto per farvi vedere adesso l'effettiva capacità dello zaino. Abbiamo aperto la zip e abbiamo alzato di altre 4 dita, perciò ha aumentato di altri 5 litri la capacità, perciò non so se rende l'idea di quanto spazio si viene a creare qua dentro, incredibile. Poi chiudiamo questo e andiamo avanti e andiamo ad aprire l'altro scomparto principale, che è qui, eccolo qui. Allora, qui abbiamo una rete dove poter andare a mettere, mi viene in mente per dire, degli slip, dei calzini. Poi chiudiamo. Qui un altro comparto impermeabile, se magari dovete mettere calzini sporchi, slip sporchi, li potete andare a mettere qui, veramente molto utile. Qui abbiamo una zip che ci permette di accedere all'altra tasca, questa che vi ho fatto vedere prima, che invece di accedere dall'esterno si può accedere anche dall'interno. E poi abbiamo, diciamo, quella che dovrebbe essere quella principale, infatti guardate che bella ampia, dove andare a disporre tutti i nostri vestiti, le nostre cose e poterla andare a trattenere con questa fascia che comunque è anche regolabile, si può stringere. Altra cosa che si vede qui è il circuito delle porte USB, che c'è un filo che va a finire dietro che adesso andremo a vedere. E niente, questo è tutto. Adesso andiamo ad aprire l'ultimo scomparto, quello che è dedicato, diciamo, alla tecnologia, ed eccolo qui. Andiamo ad aprire, si apre così e qui troviamo un'altra mesh dove c'è appunto il collegamento della porta USB A dove attaccare il nostro power bank, metterlo qui e postare tranquillamente qui e poter andare a ricaricare i nostri device. Qui abbiamo un gancetto dove potete attaccare delle chiavi, per esempio. Poi da questa parte qui abbiamo uno scratch e qui in dotazione, sempre con lo zaino, arriva anche questo, dove vi ho fatto vedere prima che ho tirato fuori il mio laptop. Questo va bene fino a un laptop di 17,3 pollici, è imbottito, quindi abbastanza protetto. Se non bastasse che anche questo è bello imbottito, anche questo è imbottito, perciò veramente i vostri notebook non corrono alcun rischio, sono belli protetti. Rimettiamo questo dentro, riassicuriamolo con questo e andiamolo a chiudere così. Ok, poi altro accorgimento: le cerniere qui, sia questa qui dove c'è il laptop, sia questa qui di quella, diciamo, della tasca principale, hanno gli occhielli che si incrociano, vedete? Questo permette di poter mettere un piccolo lucchetto e stare ancora più tranquilli con i nostri device. Poi nella parte posteriore gli spallacci sono belli imbottiti, qui abbiamo le regolazioni. Tirando questi, quando ce l'abbiamo indossato, quando indossiamo lo zaino, tiriamo queste qui e lo regoliamo meglio nelle spalle. I catari frangenti, come vi facevo vedere, qui si possono sganciare gli spallacci e infilare qua dentro, e così qua diventa tutto pulito, senza nulla. A quel punto lo potreste usare tipo valigetta, infatti ha le due maniglie di qua e anche quella di sopra. Poi ha anche in più questo passante che praticamente ci consente di poter mettere nella maniglia estensibile del nostro trolley e poterlo trasportare così più tranquillamente se magari siamo in aeroporto, dobbiamo affrontare un viaggio aereo. Niente ragazzi, che dirvi, a me questo zaino è piaciuto tantissimo, specialmente questi attacchi molle, tutti questi agganci, queste tasche, fatto veramente bene. Anche il materiale è un materiale bellissimo, si sente veramente che è proprio resistente, da non sottovalutare che è poliestere, tutto poliestere riciclato, perciò anche amico dell'ambiente. E niente, a me è piaciuto tantissimo, quindi andiamo a tirare le conclusioni finali.
Ed eccoci qui sul nostro bel divano vintage. Quindi, credo di avervi detto tutto di questo zaino. Fatemi sapere se lo conoscevate, se conoscevate la marca, magari ditemelo giù nei commenti. Vi lascio giù in descrizione sia il link del sito ufficiale della Tolacea, sia i link Amazon, dove spesso ci sono dei coupon, perciò vi viene a costare ancora meno. Lo zaino da vista è veramente un bell'oggetto, vi ho fatto vedere un po' tutte le caratteristiche, fatemi sapere se volete sapere qualcos'altro di questo zaino. Io adesso lo sto usando giornalmente e mi sto trovando veramente bene. Va bene, spero che questo video sia stato di intrattenimento, che vi sia stato utile, che vi abbia fatto conoscere un prodotto nuovo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace al video e da questo bel divano vintage vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao raga! Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?